Namaste, benvenuti. Mm. Quindi una pratica di vinyasa con delle posizioni molto semplici, non troppe posizioni, delle posizioni che vediamo spesso nello yoga. Quindi dicevamo, dietro quasi tutte le posizioni di yoga ci sono sempre delle storie, delle leggende. E le posizioni dei guerrieri, Virabhadrasana 1, Virabhadrasana 2, Virabhadrasana 3, prendono il loro nome da un evento accaduto in un'epoca molto lontana. In un'epoca molto lontana, un incidente che è avvenuto, questa storia che riguarda Shiva, il signore Shiva, innamorato della sua Sati. Cosa succede? Ovviamente Shiva, asceta, yogi, diciamo uno di quei bulli, no? Che ai padri non vanno mai bene per le figlie. E quindi il padre di Sati, Daksha, il creatore del mondo, e quindi grande sostenitore delle regole, della società, ovviamente è contrario al matrimonio fra Shiva, che invece è l'antitesi della società, di tutto questo vive da solo su una montagna, beve, canta, balla, si droga anche un pochino, si ricopre di cenere. Ovviamente questo qua vede la figlia che si sposa un elemento del genere e va così. Quindi contrario già dall'inizio al matrimonio, cosa succede? Daksha un giorno decide di organizzare una festa e invita tutte le celebrità dei regni celesti. Quindi invita tutti tranne sua figlia Sati e il marito Shiva. Sati, ovviamente rattristata da questa cosa fa? Decide di andare lo stesso per confrontarsi con suo padre, per capire come mai, perché. Si presenta alla festa, il padre dice: ma come, guarda che non ti ho invitata. Non ho invitato né te né quella bestia di tuo marito. Lei prova a cercare di capire, prova a cercare di far ragionare suo padre, che continua comunque ad offenderla e a deriderla davanti a tutti gli ospiti. E allora lei decide di mettere fine a questo litigio, dicendo al padre, rivolgendosi a lui: tu mi hai dato questo corpo, io non voglio più essere associata a te in alcun modo, e quindi si ritira in un momento di meditazione e facendo degli esercizi di pranayama inizia a creare del calore interno fino a prendere fuoco e a bruciare. La notizia della morte di Sati raggiunge Shiva, che all'inizio è un po' rattristato, poi però ovviamente gli si chiude la vena. Ah, che è successo? Shiva dalla rabbia si stacca un dread, i capelli, li lancia per terra e da questo dread, da questi capelli, nasce dalla terra, viene su Virabhadra. Virabhadra che non significa guerriero, Vira significa eroe, Bhadra amico. E questo Virabhadra si presenta poi alla festa per scatenarsi. Questo lo vediamo dopo però, va bene? Ok, dai, iniziamo a muoverci un pochino e poi riprendiamo la storia. Spero sia stato abbastanza chiaro, spero di non aver dimenticato nulla. Io non sono una grande storyteller e non sono neanche una grande, non sono in grado tante volte di fare delle lezioni a tema filosofico, quindi questa per me, filosofico o comunque raccontando delle storie riguardo la mitologia indù, quindi questa per me anche è stato un compito. Vediamo come andrà. Va bene, allora iniziamo proprio nella posizione dell'eroe, in Virasana, quindi in ginocchio, in una variante semplificata, in ginocchio. Ci poggiamo sui talloni. Se questa posizione è troppo difficile, però rimanete pure a gambe incrociate, non importa. Iniziamo ad aprire un po' il petto per andare poi a fare degli esercizi di pranayama. Allora, cercate di mantenere la colonna vertebrale lunga ma non piatta e cercate anche di non inarcare la schiena, quindi mantenete una leggera attività nell'addome portando l'ombelico verso lo sterno, ruotate bene indietro le spalle, distendiamo poi il braccio destro verso l'alto
E ruotiamo il palmo della mano destra a guardare la parete posteriore. Aiutatevi con la mano sinistra a ruotare tutto il braccio in direzione della parete posteriore. Quindi questa è la ruotazione esterna della spalla, anche se sembra interna. Piegate il gomito destro e portate il palmo della mano destra fra le scapole. Qui la tendenza sarà quella di spanciare, cercate di contrastarla. Con la mano sinistra aiutatevi, spingete il gomito destro un po' più giù per far scivolare più in basso la mano destra. Premete leggermente indietro con la testa e sentite l'allungamento del tricipite destro. Ora distendete il braccio sinistro verso l'esterno, ruotatelo questa volta internamente, quindi la mano andrà a guardare la parete posteriore come anche il gomito, avvicinate il braccio al corpo e poi piegando il gomito andate ad agganciare la mano sinistra alla mano destra. Se non riuscite a toccare le mani, semplicemente agganciatevi alla maglietta o ai capelli. Spingiamo indietro la testa leggermente, manteniamo lo sterno e l'ombelico più vicini di quanto vorremmo. E poi lentamente sciogliamo la posizione. Non fate movimenti bruschi mai quando uscite dalle posizioni. Ok, shake. L'altro lato distendiamo il braccio sinistro in alto, ruotiamo esternamente la spalla, portiamo il palmo della mano a guardare dietro, pieghiamo il gomito e con la mano destra ci aiutiamo a far scivolare un po' di più la mano sinistra verso le scapole. Ok, premiamo leggermente indietro con la testa, cercate di non spanciare. Distendete il braccio destro verso l'esterno, ruotatelo internamente e poi avvicinando il braccio piegate il gomito e agganciate. Ovviamente da un lato sarà più complicato, voi fate quel che potete. E poi lasciamo andare. Ok, shake. Adesso iniziamo a respirare insieme, faremo qualche ciclo di respirazione Ujjayi. Ujjayi che, fra le altre cose, a seconda delle interpretazioni, delle traduzioni, è il respiro vittorioso, più che altro perché è una respirazione che avviene nel torace. E quindi voi immaginate un guerriero valoroso, con il petto ben aperto, il torace ben aperto, quindi questa respirazione diciamo che prende un po' il nome anche da questa cosa qui. Dato che ci occupiamo di guerrieri, perché no? Vi ricordo che potete anche trovare una posizione più comoda. E vi ricordo anche che se sentite rumori strani non sono io, ma è il cane. Sempre meglio specificare. Allora, crescete attraverso la sommità del capo, rilassate il volto, chiudete gli occhi e connettetevi con il ritmo naturale del vostro respiro. Quindi per il momento limitatevi ad osservare come si muove il respiro all'interno del vostro corpo, qual è la qualità del vostro respiro, quali sono, se è più lungo l'inspiro, se è più lungo l'espiro, insomma, osservate le caratteristiche, ecco la parola che non mi viene. Ovviamente i pensieri arriveranno, cercheranno di coinvolgervi, voi ritornate alla respirazione, rimanete qui ancorati a questo momento attraverso il vostro respiro. E iniziate lentamente, gradualmente, a rendere il vostro respiro più profondo e consapevole. Inspirando ed espirando attraverso le narici, utilizzate tutto lo spazio a disposizione, il ventre, il torace, il petto. Ora, con la prossima espirazione, aprite la bocca e lasciate uscire l'aria attraverso la bocca. Quindi inspirate profondamente attraverso le narici e poi espirate a lungo attraverso la bocca. Fatelo ancora un paio di volte. E la terza volta attivate leggermente i muscoli posteriori della gola, creando un suono con il vostro respiro attraverso la bocca, come quando volete appannare un vetro.
Quindi più o meno inspiro attraverso le narici e poi espirando il suono è questo. Fatelo ancora qualche volta. E provate poi gradualmente a mantenere questa attivazione della parte posteriore della gola durante l'espiro, però chiudete la bocca, espirate attraverso le narici, quindi inspirate con la gola rilassata attraverso le narici e poi espirate attraverso le narici con questa leggera attivazione della glottide. Deve essere un suono molto leggero, è un suono che vi aiuta oltretutto a mantenere la concentrazione un po' di più sul respiro. Quando siete comodi nel fare questa espirazione con la gola attiva, provate ad utilizzare questo meccanismo di costrizione dell'aria, di chiusura del passaggio dell'aria anche durante l'inspirazione. E quindi inspirando ed espirando create questo suono setoso, leggero, tipico della respirazione Ujjayi. Non è nasale, è alla base della gola. Però una volta stabilite queste azioni, provate a rendere uguali gli inspiri e gli espiri. Decidete voi il conteggio, 4 secondi o 6, a seconda della vostra capacità, sia per gli inspiri che per gli espiri, rispettando le pause naturali che intercorrono fra gli uni e gli altri. Rilassatevi completamente, rilassate il volto, le spalle, cercate di non farvi coinvolgere da quello che abita la vostra mente in questo momento. Ancora per qualche istante qui. E dopo la prossima espirazione, abbandonate questo schema di respirazione, abbandonate Ujjayi, ritornate a un respiro spontaneo, naturale e sentite gli effetti di questa pratica, seppur molto breve. Lentamente aprite gli occhi. Potete utilizzare Ujjayi per tutta la pratica oppure no, decidete voi. Ci spostiamo in quadrupedia. Sistemiamo bene il centro dei polsi in linea con l'esterno delle spalle, le dita delle mani sono ben distese e separate, gli indici paralleli tra di loro puntano in avanti. Ginocchia allineate sotto le anche, dorso del piede a terra oppure piede a martello, cat and cow al ritmo del respiro. Quindi di nuovo un respiro profondo. Inespirando, inarchiamo la schiena, scivoliamo indietro con le scapole, spingiamo gli ischi al cielo. Ed espirando, premiamo bene a terra con le mani per allontanare le scapole, risucchiamo l'addome, spingiamo il coccige verso il basso. Ancora, inspiro, spingo lo sterno in avanti, mantengo sempre una leggera tensione nell'addome, tirando l'ombelico verso la colonna. Espiro e curvo. Ancora 2 così, inspiro. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro. Ritorniamo al centro, troviamo una via di mezzo fra le due posizioni e portiamo tutte e due le mani a coppa. Quindi sui polpastrelli cerchiamo di mantenere le spalle in linea con i polsi, premendo bene a terra con i polpastrelli. Sentirete che i polsi fra un po' inizieranno a scaldarsi, li stiamo rinforzando. Proviamo a fare cat and cow con le mani in questa posizione. Quindi di nuovo inspiro in arco e espiro fletto. Ancora 2, inspiro
espiro. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Ritorniamo al centro, riportiamo i palmi delle mani a terra. Ok, distendiamo indietro la gamba destra, appoggiando l'avampiede destro a terra. Spingiamo indietro il tallone destro per allungare il polpaccio e qui cercate di non inarcare la schiena, mantenete sempre le scapole distanti premendo a terra, l'ombelico verso la colonna. Le anche puntano tutte e due verso il basso, sono allineate. La sommità del capo spinge in avanti, il tallone spinge indietro. Fate ancora 2 respiri profondi qui. Ancora un inspiro. Ed espirando portate il ginocchio destro al naso, curvate bene la colonna, spingete a terra con le mani, risucchiate l'addome, rimanete e poi ritornate indietro, ginocchio destro a terra accanto al sinistro. Ok, l'altro lato. Distendo indietro la gamba sinistra, appoggio l'avampiede a terra, spingo indietro con il tallone, spingo in avanti con la sommità del capo, mantengo stabile la parte superiore del corpo. Spalle lontane dalle orecchie. Inspiro. Espiro, ginocchio al naso, risucchiate bene l'addome e allontanate le scapole. Rimanete qui, respirate. E poi ritorno. Ok. Distendiamo di nuovo indietro la gamba destra, appoggiamo l'avampiede a terra e poi spostiamo la tibia sinistra verso l'esterno per maggior supporto. Poggiamo completamente a terra la pianta del piede destro in direzione del lato lungo destro del tappetino e poi distendiamo il braccio destro in alto in questa variante semplificata di side plank. Solo una transizione per poi venire su. Ok. Ora ruotiamo il piede destro completamente verso destra. Quindi il piede punta verso destra, distendiamo le braccia a T, pieghiamo il ginocchio destro in direzione del secondo e terzo dito del piede destro. Quindi siamo in una variante molto semplificata, scusate le spalle, di Virabhadrasana 2, per cercare di capire, quando saremo nella variante invece in piedi, di mantenere sempre il ginocchio in direzione del secondo e terzo dito. Quindi non lo facciamo cadere verso l'interno, ma lo facciamo andare per quanto ci è possibile verso il secondo e il terzo dito. Facciamo ancora un inspiro e poi espirando portiamo tutte e due le mani a terra, ruotiamo la tibia sinistra nella posizione iniziale e solleviamo la gamba destra parallela al tappetino. Piede a martello. Inspiro qui, tutte e due le anche puntano verso il basso. Espiro di nuovo, ginocchio al naso, curvo la colonna, mano destra a coppa. Rimanete ancora per un respiro profondo e poi ritornate in quadrupedia. State tranquilli che poi ci muoviamo un po' più dinamicamente. Distendo indietro la gamba sinistra, appoggio l'avampiede a terra, ruoto la tibia destra verso l'esterno, poggio il piede sinistro sul tappetino. Side plank facilitato anche da questo lato. Yes, e veniamo su. Ok, ruotiamo il piede sinistro, distendiamo le braccia a T e poi pieghiamo il ginocchio sinistro in direzione del secondo e terzo dito. Perfetto. Controllate dove vuole andare il vostro ginocchio, cercate di portarlo in direzione del secondo e terzo dito. Ancora un inspiro. Espiro, porto tutte e due le mani a terra, ruoto la tibia destra, riportandola nella posizione iniziale, sollevo la gamba sinistra, piede a martello, anche che puntano verso il basso, inspiro qui. Espiro, ginocchio al naso, curvo la colonna, mano sinistra a coppa. Un respiro profondo. E poi lascio andare.
Ok. Dalla quadrupedia scivoliamo un po' più indietro con le ginocchia, dietro la linea delle anche. Inspiro qui. Espiro, sollevo le ginocchia, spingo via il tappetino con le mani per dirigere il bacino in alto, indietro, Adho Mukha Svanasana, Down Dog. Finalmente, yoga. Pedaliamo un pochino con le gambe, dondoliamo da un lato e dall'altro con il bacino. Mantenete ben premute a terra tutte le nocche, aggrappatevi leggermente con i polpastrelli, ruotate l'incavo dei gomiti verso l'alto e mantenete la base delle costole verso l'interno, lo sguardo alle dita dei piedi. Fate diventare questa camminata e questa pedalata, perdono, una camminata. E quindi portate i piedi in avanti fino a portarli al di sotto delle anche, paralleli. Uttanasana, flessione completa in avanti, le ginocchia piegate, il ventre sulle cosce, il peso si sposta in avanti sugli avampiedi. Rilassate completamente la parte superiore del corpo, ancora un respiro profondo qui. Inspiro, porto le mani sulle tibie, inarco la schiena, guardo in avanti, Ardha Uttanasana. Espiro, porto le mani sui fianchi e con una grande spinta dei talloni, inspirando, vengo su con il petto aperto, braccia lungo i fianchi, Tadasana. Ok, Surya Namaskara A, variante, ne facciamo 5, abbiamo poco tempo, andiamo veloci per scaldarci anche bene e andiamo anche in maniera progressiva, quindi decidete voi la vostra variante di vinyasa. Rimango di qua che tanto si vede lo stesso. Inspiro, braccia in alto, con la mano sinistra afferro il polso destro. Inspiriamo ancora una volta qui ed espirando andiamo in flessione laterale a sinistra. Inspiro, torno al centro. Espiro, cambio, mano destra che afferra il polso sinistro. Rimango, inspiro, allungo tutto il lato sinistro ed espirando flessione laterale a destra. Inspiro, braccia in alto, sguardo in alto, Urdhva Hastasana. Espiro, piego le ginocchia e dalle anche mi fletto in avanti, Uttanasana, ventre sulle cosce, giù la testa. Inspiro, mani sulle tibie, inarco la schiena, Ardha Uttanasana. Espiro, mani a terra, un piede alla volta indietro, poggio le ginocchia dietro alla linea delle anche. Inspiro, talloni ai glutei. Espiro, dondolo in avanti con il corpo, mantenendo sempre l'ombelico verso la colonna e le scapole lontane, piego i gomiti e scendo completamente a terra, distendo le gambe. Spingo con i piedi il pube, inspiro, sollevo lo sterno, Bhujangasana. Espiro, spingo il bacino in alto e indietro, Adho Mukha Svanasana, Down Dog. Un respiro profondo qui. Inspiro, guardo fra le mani. Espiro e ritorno con un grande passo. Inspiro, mani sulle tibie, inarco la schiena, Ardha Uttanasana. Espiro, flessione completa in avanti, Uttanasana. Inspiro, braccia in alto, sguardo in alto, Urdhva Hastasana. Espiro, braccia lungo i fianchi, Tadasana. Round 2. Inspiro, Urdhva Hastasana. Afferro il polso destro, espiro, flessione laterale a sinistra. Inspiro, torno al centro, cambio, mano destra che afferra il polso sinistro, espiro, flessione laterale a destra. Inspiro, torno su, sguardo in alto, espiro, Uttanasana, giù con la testa. Inspiro, Ardha Uttanasana, mani sulle tibie. Espiro, plank. Se plank è troppo, fate la versione precedente. Inspiro in plank, bacino allineato alle spalle. Espiro, spingo il corpo in avanti, piego i gomiti e scendo con controllo sul tappetino. Inspiro, Bhujangasana, attivo i glutei, vengo un po' più su, spalle verso il basso. Espiro, Adho Mukha Svanasana, Down Dog. Un respiro profondo. Inspiro, guardo fra le mani e ritorno, espiro. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Uttanasana. Inspiro, Urdhva Hastasana, su con le braccia.
espiro Tadasana. Ancora inspiro Urdhva Hastasana, afferro il polso destro, espiro flessione laterale a sinistra. Inspiro su, polso sinistro, espiro flessione laterale a destra. Torno al centro, inspiro, sguardo in alto, espiro Uttanasana. Inspiro Ardha Uttanasana. Espiro Chaturanga Dandasana, indietro i piedi, gomiti a 90 gradi, opzione ginocchia a terra. Inspiro, scivolo sul collo del piede, spingo in avanti il bacino, up dog. Espiro, down dog. Un respiro profondo qui. Inspiro, guardo fra le mani e ritorno, espiro. Inspiro Ardha Uttanasana. Espiro Uttanasana. Inspiro Urdhva Hastasana. Espiro Tadasana. Ne facciamo ancora due, velocissimamente. Inspiro Urdhva Hastasana, senza la flessione laterale. Espiro Uttanasana. Inspiro Ardha. Espiro Chaturanga, oppure Plank o quadrupedia. Andiamo giù. Inspiro, apriamo il petto, Cobra o Up Dog. Espiro, Down Dog. Guardo fra le mani, inspiro, ritorno, espiro. Inspiro Ardha Uttanasana, espiro Uttanasana. Inspiro Urdhva Hastasana e subito espiro Uttanasana, giù la testa. Inspiro in arco, espiro gomiti a 90 gradi, Chaturanga. Inspiro, apro il petto, Down Dog, espiro. Inspiro, guardo fra le mani e ritorno, espiro. Inspiro in arco, espiro giù la testa. Inspiro, braccia in alto. Espiro, braccia lungo i fianchi, Tadasana. Ok. Mani sui fianchi. Sposto il peso sulla gamba destra e piego il ginocchio sinistro. Mantengo il ginocchio in linea con il ginocchio disteso, con il destro. Piede a martello. Sentite l'attivazione dei muscoli posteriori della coscia sinistra. Anche qui non spanciate, mantenete sempre questa chiusura sul davanti e ai lati. Ok. Ancora un inspiro. Espiro, Tadasana, shake. L'altro lato, mani sui fianchi, sposto il peso a sinistra, fletto il ginocchio destro mantenendolo in linea con il sinistro, piede destro a martello. Mantenete l'equilibrio, mantenete la lunghezza attraverso la sommità del capo. Ancora un inspiro. Espiro e lascio, shake. Surya Namaskara B, varianti. Manteniamo i piedi per oggi allineati sotto le anche per entrare in Utkatasana. Pieghiamo le gambe. Braccia distese in avanti per il momento. Allora, giù con il bacino e anche indietro, peso sui talloni. Portate le mani ai lati delle ginocchia. Premete leggermente le mani verso le ginocchia verso le mani. Sentite l'attivazione dei glutei, dei muscoli esterni delle anche. Lasciate andare questa azione, portate i pugni, fate 2 pugni e portateli all'interno delle ginocchia, premete, strizzate le ginocchia verso i pugni, sentite l'attivazione dei muscoli interni delle gambe. Lasciate andare questa azione. Ora provate a ritrovare entrambe le azioni, quella di spinta verso l'esterno, di spinta verso l'interno per stabilizzare le anche e per mantenere il ginocchio a puntare in avanti. Lo so che è un sacco di roba, sono cose sottili, voi provateci, immaginate. Braccia in alto, Utkatasana, inspiro. Espiro, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Vinyasa o Down Dog. Decidete voi. Da Down Dog inspiro, gamba destra in alto, il piede a martello punta verso il basso, anche parallele.
espiro, ginocchio destro al naso, curvate la colonna risucchiando l'addome, spostate le spalle in linea con i polsi, mano destra a coppa, porto il piede destro all'interno della mano destra. Sbam! Ok, lascio cadere il ginocchio sinistro sul tappetino ed esco dall'affondo. Inspiro, braccia in alto, espiro e vado giù. Allora, cercate di contrastare questo spanciare sempre, questa estensione del tratto lombare, attirando leggermente il pube verso l'ombelico, quindi come se voleste chiudere di nuovo anche qui. Le sensazioni aumentano nell'anca sinistra, braccia in alto, con la mano destra afferro il polso sinistro, inspiro, cresco, espiro, flessione laterale a destra. Mantenete il petto aperto, scendete un po' di più. Ancora un respiro profondo. Inspiro, torno al centro. Espiro, mani a terra. Sollevo il ginocchio sinistro, inspiro, guardo in avanti. Espiro, tutti quanti, Adho Mukha Svanasana, Down Dog. L'altro lato. Inspiro, gamba sinistra in alto, allineate le anche, piede a martello. Espiro, ginocchio al naso, curvo la colonna, vengo in avanti sulla punta del piede destro, mano sinistra a coppa, porto il piede in avanti. Yes. Lascio cadere il ginocchio destro, esco dall'affondo, sistemo il bacino, braccia in alto, inspiro, e di nuovo scendo giù. Di nuovo fate gli aggiustamenti necessari nelle anche, continuate a crescere con la colonna vertebrale, con la mano sinistra afferrate il polso destro, inspiro, ed espirando flessione laterale a sinistra. Inspiro, torno al centro, espiro, mani a terra. Sollevo il ginocchio, inspiro, guardo in avanti, espiro, Adho Mukha Svanasana, tutti quanti, Down Dog. Un respiro profondo qui. Inspiro, guardo fra le mani, ritorno, espiro. Inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, Uttanasana. Inspiro giù il bacino, braccia in alto, Utkatasana. Controllate le ginocchia, espiro, Tadasana. Round 2. Inspiro, Utkatasana. Espiro, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Vinyasa o Down Dog. Da Down Dog inspiro, gamba destra in alto, mantenete sempre il piede a puntare in basso, espiro, piede destro fra le mani. Spingete bene indietro con il tallone sinistro, come abbiamo fatto in quadrupedia all'inizio della pratica, e venite su con il busto, mani sui fianchi. Se necessario accorciate un pochino il passo o divaricate un po' di più le gambe per maggior stabilità. Anche qui attirate leggermente il pube verso l'ombelico. Ora, il guerriero ha la spada, no? Adesso cerchiamo la posizione giusta per le braccia per tenere sta spada pesantissima. Estendiamo le braccia verso l'esterno. Verso l'esterno, ok. Pollici in su, thumbs up. E poi pollici che puntano indietro. Da qui portiamo le braccia in avanti, allontanate bene le scapole. Palmi delle mani a contatto, mantenete però l'incavo dei gomiti a guardare verso l'alto, quindi solo il palmo delle mani ruota l'uno verso l'altro. Da qui solleviamo le braccia al cielo. Provate a portarle oltre le orecchie. Se non riuscite a mantenere i palmi delle mani a contatto va bene anche separati. Lo sguardo in alto, wow, alla spada. Ancora un inspiro. Espiro, Down Dog, mani a terra, piede indietro. L'altro lato, inspiro, gamba sinistra su, espiro, piede fra le mani. Veniamo su, spingo bene indietro con il tallone,
Quindi è tutto un mettere un pezzettino alla volta. Prima abbiamo visto il bacino, adesso le braccia. T, pollici prima in alto e poi indietro. Portiamo le braccia in avanti, palmi delle mani che si incontrano. Facciamo salire bene le spalle. Sguardo in alto se riuscite. Ancora un inspiro. Espiro, down dog. Un respiro profondo. Inspiro, guardo fra le mani. Ritorno, espiro. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Uttanasana. Inspiro, Utkatasana. Espiro, Tadasana. Terza variante, inspiro, Utkatasana. Espiro, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Vinyasa o Down Dog. Da Down Dog inspiro, gamba destra in alto. Espiro, piede destro fra le mani. Ora, poggiate a terra il piede posteriore, spostandolo prima di tutto un pochino verso sinistra, di un passetto. E poi, utilizzando come perno l'avampiede, ruotate internamente il tallone di 45 gradi. Quindi il piede in realtà è ruotato di 45 gradi rispetto al centro del tappetino. Per non sforzare troppo la schiena, veniamo su srotolando la colonna una vertebra alla volta e distendiamo la gamba destra. Ora, in molte lezioni di yoga viene sempre descritto Virabhadrasana 1, a parte come una posizione semplicissima che potrebbero far tutti, invece no, io la odio personalmente. È molto difficile perché viene sempre data questa istruzione di dover portare le anche parallele al lato corto del tappetino. Purtroppo molti di noi umani, facciamolo il 90%, non riusciamo ad entrare in questa posizione in questo modo. Quindi a me non interessa il vostro bacino, mi interessa che il vostro busto sia in direzione, le spalle più che altro, in direzione del lato corto del tappetino. Vi faccio stare qui perché? Perché cercate di capire nelle sensazioni della gamba posteriore se vi sta dando fastidio il ginocchio, se vi sta dando fastidio il polpaccio. A seconda di come portate la gamba posteriore, le sensazioni cambiano. Potete avvicinarla un pochino, potete distanziarla ancora un po'. Quando avete trovato la posizione giusta per voi, di nuovo, braccia verso l'esterno con i pollici dietro, tac, in avanti, palmi delle mani, su, inspiro, ed espirando piego il ginocchio destro. Virabhadrasana 1, guerriero 1. Bella, eh? Ancora un inspiro. Espiro, down dog. Ok. Allora facciamo anche l'altro lato. Gamba a sinistra su, inspiro. Piede fra le mani, espiro. Spostate di un passettino verso l'esterno il piede destro e poi poggiate il tallone a terra, piede ruotato. Venite su srotolando la colonna una vertebra alla volta, distendete la gamba sinistra, trovate la vostra posizione, prendetevi del tempo e poi posizionate le braccia, come abbiamo già visto, la spada in alto, inspiro, espiro, piego il ginocchio. Fate ancora un inspiro. Silvia, ruota leggermente verso l'interno il piede posteriore e poi espirando, no, al contrario, Adho Mukha Svanasana, down dog. Ok. Inspiro, guardo fra le mani e ritorno, espiro. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Uttanasana. Inspiro, Utkatasana. Espiro, Tadasana.
Lo facciamo ancora una volta. Allora, dato che nel vinyasa la cosa importante sono le transizioni da una posizione all'altra, il nostro progetto è la transizione da Virabhadrasana 1 a Virabhadrasana 2 a Virabhadrasana 3. A mio avviso, da Virabhadrasana 1 il passaggio a Virabhadrasana 2 diventa un po' troppo meccanico, poco fluido. Quindi, se non vi piace Virabhadrasana 1 come la sottoscritta, potete utilizzare un'altra variante semplificata, sarebbe l'affondo alto, quindi il tallone posteriore è sollevato, sempre con le braccia in alto, e poi ovviamente diventa più semplice passare in Virabhadrasana 2. Decidete voi. Tadasana, inspiro Utkatasana, espiro Uttanasana, inspiro Ardha Uttanasana, espiro Vinyasa o Down Dog. Da Down Dog inspiro gamba destra in alto, espiro piede destro fra le mani. Inspiro Virabhadrasana 1 o High Lunge. Espiro Adho Mukha Svanasana. Inspiro gamba sinistra su, espiro piede fra le mani. Venite su High Lunge o Virabhadrasana 1, espiro Down Dog. Inspiro, guardo fra le mani, espiro e ritorno con un salto, con un passo. Inspiro Ardha Uttanasana, espiro Uttanasana. Inspiro Utkatasana, espiro Tadasana. Lavoriamo adesso su un'altra transizione per entrare in Virabhadrasana 3. Allora, entrate in un affondo alto partendo da qui, portate indietro il piede sinistro, mani sui fianchi. Lo facciamo con un movimento esplosivo. Quindi con un'espirazione forte spostiamo il peso sulla gamba destra e portiamo il tallone sinistro al gluteo sinistro. La stessa posizione che abbiamo visto prima, le ginocchia allineate. Lo facciamo ancora 2 volte. Inspiro qui, espiro. Inspiro, torno, espiro. Piede a terra, Tadasana. Facciamo l'altro lato, piede destro indietro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Tadasana. All right. Inspiro, braccia in alto, Urdhva Hastasana. Espiro, flessione in avanti, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Vinyasa o Down Dog. Inspiro, gamba destra in alto. Espiro, piede destro fra le mani. Ruoto il piede sinistro di 90 gradi verso l'esterno, quindi in direzione del lato lungo del tappetino. Per oggi allineiamo tallone e arco del piede, quindi tallone destro allineato all'arco del piede sinistro. Virabhadrasana 2. Distendete però la gamba destra. Allineate bene la parte frontale del corpo al lato del tappetino. Distendete le braccia a T. Piegate i gomiti e ruotate i palmi delle mani a guardare verso l'alto. Premete verso il basso con i gomiti. Sentite come scendono le scapole. Mantenete le scapole qui e poi distendete di nuovo le braccia e ruotate i palmi delle mani verso il basso. È diverso, eh? Inspiro, espiro, piego il ginocchio destro in direzione del secondo e terzo dito. Un respiro profondo qui. Ancora inspiro. Espiro, Down Dog. Inspiro, gamba sinistra in alto. Espiro, piede fra le mani. Ruoto il piede posteriore, allineate tallone e arco plantare e poi venite su, distendete la gamba sinistra. Braccia a T, ruoto i palmi delle mani verso l'alto, piego i gomiti.
Spingo con i gomiti verso il basso, distendo di nuovo le braccia, ruoto i palmi delle mani verso il basso, sguardo alla mano sinistra, inspiro, Virabhadrasana 2, espiro. Un respiro profondo qui. Ancora inspiro. Espiro, down dog. Bene. Aggiungiamo inspiro, gamba destra in alto. Espiro, piede destro fra le mani. E qui decidete voi se salire in Virabhadrasana 1, high lunge, braccia su, inspiro. Espiro, ruoto il piede posteriore allineando il tallone destro all'arco plantare sinistro, Virabhadrasana 2. Inspiro qui. Espiro, down dog. Inspiro, gamba sinistra in alto. Espiro, piede fra le mani. Vengo su, inspiro, Virabhadrasana 1, high lunge. Espiro, Virabhadrasana 2. Inspiro qui. Espiro, down dog. Inspiro, guardo fra le mani. Espiro e ritorno, un salto, un passo. Inspiro, mani sulle tibie. Espiro, giù la testa. Inspiro, Urdhva Sasana, braccia in alto, sguardo in alto. Espiro, Tadasana. Ultimi equilibri, poi mettiamo tutto insieme. Mani sui fianchi. Ginocchio sinistro piegato, tallone al gluteo. Inspiro qui. Ora espirando, mantenendo il petto aperto, portiamo in avanti il busto. La gamba indietro. Distendiamo indietro la gamba sinistra. Se troppo mantenetela piegata. Il piede punta verso il basso, le anche parallele come abbiamo visto prima. Mani in preghiera al centro del petto. Lentamente ritorno. Ora facciamolo dinamico con il respiro, con le braccia in alto. Inspiro qui. Espiro. Porto in avanti il busto, distendo la gamba. Inspiro, torno su, piego il ginocchio, espiro. L'ultima, inspiro, espiro. Inspiro su, Tadasana, espiro, shake. We are running late, siamo un po' in ritardo ma non importa, dai. L'altro lato, mani sui fianchi, piego il ginocchio destro. Iniziamo prima a spostarci in avanti, poi proviamo a distendere la gamba. Mani in preghiera al centro del petto. E poi ritorniamo. Allora, cercate di mantenere sempre il busto e la gamba sulla stessa linea, quindi non importa se per mantenere la gamba su dovete andare giù con la testa, no, piuttosto state un po' più su, però una stessa linea. Dinamico, inspiro, braccia in alto, espiro, Virabhadrasana 3. Ancora, inspiro su, espiro, inspiro, espiro, inspiro, Tadasana, espiro. Ok, bene. Inspiro, braccia in alto, Urdhva Sasana. Espiro, flessione completa in avanti, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Vinyasa o Down Dog. Inspiro, gamba destra in alto. Espiro, piede fra le mani. Inspiro, High Lunge, Virabhadrasana 1, braccia su. Espiro, Virabhadrasana 2. Inspiro qui. Espiro, ritorniamo a guardare il lato corto del tappetino, braccia in alto e dall'affondo. Spostiamo il peso a destra, Virabhadrasana 3. Inspiro, torno su, ginocchio sinistro al petto. Espiro, Tadasana.
Nice, eh? Facciamo l'altro lato. Inspiro, braccia su, espiro giù la testa. Inspiro Ardha Uttanasana, espiro Vinyasa o Down Dog. All right, gamba sinistra in alto, inspiro. Espiro piede fra le mani. Inspiro High Lunge Virabhadrasana 1. Espiro Virabhadrasana 2. Inspiro qui. Ruoto il piede espirando Virabhadrasana 3. Esplosivo. Inspiro. Vengo su con il ginocchio destro, al petto. Espiro Tadasana. Lo rifacciamo ancora una volta perché dobbiamo capire come è andata a finire la storia. Inspiro, Urdhvasasana. Espiro Uttanasana. Inspiro Ardha Uttanasana. Espiro Vinyasa o Down Dog. E quindi siamo in Down Dog e insomma Virabhadra prende forma. Inspiro gamba destra in alto. Espiro piede destro fra le mani. E si presenta alla festa salendo dal terreno. Inspiro Virabhadrasana 1 o High Lunge e una volta identificato Daksha, espiro Virabhadrasana 2, porge la spada in direzione del nemico e poi inspirando con un movimento esplosivo Virabhadrasana 3 taglia la testa a Daksha. Inspiro ginocchio sinistro al petto, espiro Tadasana. L'altro lato, inspiro, braccia in alto, espiro Uttanasana, inspiro Ardha Uttanasana, espiro Vinyasa o Down Dog. Inspiro gamba sinistra su, espiro piede fra le mani. High Lunge o Virabhadrasana 1, inspiro, Virabhadrasana 2, espiro. Preparo, inspiro per spostarmi in Virabhadrasana 3, espiro. Inspiro su con il busto, ginocchio destro al petto. Espiro, Tadasana. Un attimo ad osservare cosa è successo. Adho Mukha Svanasana, Down Dog. 5 respiri profondi qui. Shiva arriva alla cerimonia, a quello che è rimasto, riprende con sé Virabhadra e osserva quello che è successo. La scena piena di sangue. Osserva anche il corpo di Daksha senza testa. Balasana, Child's Pose. Preso da un moto di compassione, di perdono, trova la testa di adesso non mi ricordo se era una pecora o una capra, e la usa per riattaccarla al corpo di Daksha. Daksha si inchina insieme agli altri dei a Shiva, il signore del perdono che perdona. Portiamo le mani sotto le spalle, srotoliamo la colonna una vertebra alla volta. Shake, shake, shake. Flick, flick, flick. Poi facciamo dei pugni, li facciamo ruotare in una direzione e nell'altra. Distendiamo il braccio destro in avanti. Flettiamo il polso, quindi il palmo della mano mi guarda a lungo, attirando la mano con l'aiuto della mano sinistra. Lasciamo andare. Distendiamo l'altro braccio, facciamo la stessa cosa, fletto e allungo. Lasciamo andare. Ci portiamo a pancia in giù, sul tappetino, una mano sopra l'altra come un cuscino per la fronte. Pieghiamo la gamba destra, afferriamo il collo del piede destro con la mano destra e premiamo verso il basso con il pube.
Attiriamo leggermente il piede destro verso il gluteo destro. 2 respiri profondi qui. Insomma, comunque resta il fatto che Sati è morta. Lasciamo andare la gamba destra, cambio, lato sinistro. Sati è morta e Shiva recupera il corpo di Sati e lo riporta sul suo monte. Lasciamo andare. Ci giriamo sulla schiena. Caviglia destra sul ginocchio sinistro, ginocchio destro lontano dal corpo, tutti e 2 i piedi a martello. Sollevo il piede sinistro e afferro la parte posteriore della coscia sinistra, ritornando a terra con la testa e le spalle, attiro verso di me le gambe. 2 respiri profondi qui. Lascio andare la presa della coscia, mantenete però le gambe in questa posizione, poggiate solo il piede sinistro a terra. Distendete le braccia all'esterno del tappetino e lasciate cadere le gambe verso sinistra, quindi la pianta del piede destro tocca completamente a terra, il ginocchio destro punta in alto, la coscia sinistra poggia sul tappetino. Ritornate al centro, cambio, sistematevi e sollevate il piede destro, afferrate la coscia e attirate le gambe verso di voi, rilassando la testa e le spalle a terra. Lasciate andare la coscia destra, riportate il piede destro a terra e mantenendo le gambe in questa posizione lasciatele cadere a sinistra. A destra, perdono. Ritornate al centro, poggiate tutti e 2 i piedi sul tappetino, portate le piante dei piedi a contatto e lasciate cadere le ginocchia verso l'esterno. Una mano sul ventre, l'altra sul petto. Abbandonate le redini del respiro, lasciatelo tornare automatico. Lasciate andare completamente la pratica fisica. Per il rilassamento finale potete entrare in Shavasana distendendo le gambe e le braccia lungo i fianchi, oppure potete rimanere in questa posizione. Quindi quale può essere il significato, se dobbiamo trovarlo in questa storia? Il sé superiore, quindi impersonato da Shiva, uccide Daksha, l'ego orgoglioso, per il bene del cuore, e cioè di Sati. E quindi per mezzo di questa compassione infinita, il sé superiore perdona l'ego, però si ritira poi in un luogo appartato, lasciando intatta solo la natura essenziale del cuore, e cioè il potere dell'amore. E quindi quando le nostre battaglie vanno oltre il nostro controllo, cerchiamo almeno di coltivare compassione e perdono. 2 delle armi più importanti che abbiamo. Io vi consiglio di rimanere in Shavasana ancora per qualche minuto. Vi ricordo sempre che le domande, le richieste, i feedback sono benvenuti, quindi teniamoci in contatto. Io vi ringrazio per aver condiviso con me il vostro tempo, la vostra pratica e vi auguro buon proseguimento. Namaste.